Questa specie di mattonella è uno smartphone Hotwire V10. Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi farò vedere un telefonino economico che pensate costa circa 160-170 euro. Guardate quanto è grande ed è della Hotwire, quindi un ottimo telefono, ma attenzione. Io avrei potuto dire in questa recensione che questo telefonino ha delle prestazioni da urlo, che è il migliore telefono rugged che io abbia mai provato. No, non vi dirò questa cosa, perché questo telefono è stato studiato appositamente per essere un telefono indistruttibile da maltrattare. Per tutte quelle persone che vogliono un secondo telefono che sia robusto, che funzioni comunque bene, che non abbia chissà cosa all'avanguardia, perché ha un comparto fotografico mediocre, che va bene per esempio in cantiere se si vuole fotografare un impianto elettrico, va bene in vacanza se si vuole portare qualche ricordo, va bene per fare delle foto diciamo base, nulla di eccessivo. Siamo abituati ormai a telefonini con telecamere che abbiano risoluzione elevatissima. Questo invece no, questo ha semplicemente una fotocamera nella parte frontale e un comparto fotografico con diverse funzioni nella parte posteriore, ma è impermeabile, è indistruttibile, resiste quindi alle cadute. È un telefonino che appunto ha una grandissima autonomia perché la batteria ha 15.000 mAh, che funge anche da powerbank. Con questo telefono possiamo ricaricare anche altri telefonini, e visto il prezzo, ragazzi, un telefonino con queste caratteristiche, questa cifra non si trova. Si trovano effettivamente, ma sono più piccoli, non hanno questa batteria, e invece questo è un ottimo compromesso. Sono riusciti a creare un bel telefono che non ha, ripeto, prestazioni eccezionali, ma che ci dà la possibilità di avere un dispositivo portatile smart, quindi uno smartphone, ad un prezzo bassissimo da portare praticamente ovunque, anche in una vacanza dove stiamo facendo un'escursione estrema e non vogliamo portare il nostro smartphone che utilizziamo quotidianamente, che magari costa per 10 volte di più. Quindi mettiamolo sul bancone, guardiamo come è fatto e guardiamo tutte le sue caratteristiche. Ma voglio ricordarvi che vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione, e spero di associarlo anche ad un codice di sconto, quindi potreste pagarlo ancora di meno del prezzo che vi ho detto. Iniziamo. E allora guardiamo quindi il telefonino da vicino, questa specie di grande mattonella. Allora, come vedete, intanto il display risponde subito bene. Questo è un test che voglio fare immediatamente perché mi sono capitati smartphone che effettivamente erano un po' lenti nella risposta. Allora, guardiamolo ora anche esteticamente, vediamo la struttura. Questa parte che vedete di qua è la prima che voglio farvi vedere, perché sono delle sporgenze che permettono al display, permettono al telefonino di rimanere sollevato quando poggiato in questo modo su una superficie, e evitano quindi che il display possa graffiarsi. In questo caso è presente anche una pellicola che trovate già applicata. Se capovolto potrebbe graffiarsi in assenza di queste sporgenze. Poi abbiamo anche questa cornice con una gomma molto robusta che gli permette in caso di cadute di assorbire gli urti. Nella parte laterale abbiamo lo slot per poter inserire la SIM card e adesso lo estrarremo. Da quest'altra parte invece troviamo il bilanciere per poter regolare il volume, quindi abbassarlo ed alzarlo. Questo è il tasto invece per poter spegnere e poter accendere. Nella parte bassa troviamo invece questo sportellino che ci permette di inserire il cavo di ricarica USB, e questo invece è il forellino del microfono. Qua troviamo invece questo ponticello per poter inserire un eventuale laccetto, per poterlo assicurare al polso, e da questa parte troviamo i forellini per l'altoparlante. Qua in alto invece nella parte frontale troviamo la fotocamera frontale, quindi quella per i selfie. Allora, innanzitutto il telefonino si può sbloccare sia con il riconoscimento facciale che con l'impronta digitale. Quindi lo sblocco innanzitutto mettendo un codice casuale, e vi faccio vedere come si imposta l'impronta digitale. Quindi andiamo sulle impostazioni, andiamo sulla sicurezza, andiamo su sblocco con impronta digitale, ci chiede di inserire il codice di sblocco, aggiungiamone una, in questo caso già una l'avevo aggiunta, quindi aggiungiamo un'altra impronta. Ci chiede di poggiare il dito nella parte posteriore, questo è il lettore delle impronte digitali, quindi poggiando più volte il dito viene memorizzato. Ok, impronta digitale aggiunta. Quindi torniamo indietro e facciamo anche lo sblocco con il volto. Puntiamo il telefonino verso il viso e quindi iniziamo con la scansione. Ok, tutto fatto. Ripreso dal basso sicuramente non viene benissimo. Comunque in questo modo abbiamo impostato i due metodi per poterlo sbloccare. Adesso blocchiamo di nuovo la tastiera, poggiamo il dito nella parte posteriore e come vedete si sblocca in un attimo. Proviamo anche con il riconoscimento facciale. Ok, in questo caso mi ha riconosciuto, quindi si è sbloccato. Effettivamente ripreso dal basso non è proprio il massimo. Allora, guardiamo quello che troviamo pure all'interno della confezione
E dopodiché guardiamo qualche altra caratteristica, quindi troviamo il cavo di ricarica, troviamo anche un adattatore, che adesso vi farò vedere a cosa serve, dato che funge anche da power bank, il suo alimentatore con l'uscita USB di tipo A, con 18 watt di uscita al massimo. Questo invece è lo spillo per poter estrarre lo slot che troviamo lateralmente, quindi si inserisce, si estrae lo slot e come vedete abbiamo lo spazio per una SIM e lo spazio per poter inserire un'eventuale altra SIM oppure per poter inserire una micro SD, perché questa memoria è espandibile ed eventualmente vi consiglio vivamente di espanderla, perché come prestazioni vi dicevo questo telefonino non è granché. Anche a livello di archiviazione ha solamente 32 GB per quanto riguarda l'archiviazione e solo 4 GB di RAM, quindi capite che effettivamente non ha delle prestazioni elevatissime. Guardiamo quindi qualche caratteristica prendendola direttamente dal sito del venditore. Andiamo su Amazon e guardiamo quindi cosa troviamo scritto. Intanto nella didascalia quello che vi ho appena detto, quindi 4 GB più 32 GB espandibili fino a 512 GB, basta spendere pochi euro per una SD e abbiamo la possibilità di archiviare tutto quello che vogliamo all'interno del telefonino, che è disponibile anche con altre colorazioni. Comunque dai link poi vedrete eventualmente tutte le varie possibilità che si hanno di acquisto. Prezzo in questo caso su Amazon è 189 euro, però è possibile applicare già uno sconto e arriverà a 179 euro. Spero di riuscire a recuperare un codice di sconto per farvelo pagare ancora di meno, ma guardiamo comunque lo stesso qualche altra caratteristica. Quindi vi dicevo la batteria da 15.000 mAh che ci permette di utilizzarlo anche come power bank. Infatti abbiamo questa raffigurazione in basso in cui con questo telefono si ricarica un altro dispositivo. Poi abbiamo delle protezioni, ovviamente essendo indistruttibile, impermeabile eccetera, sia protezioni di grado militare che protezioni normali per quanto riguarda l'impermeabilità. Quindi la protezione militare STD 810G, l'IP69K e P68, quindi completamente impermeabile, resistente ad alte temperature, urti eccetera. Un display da 6,53 pollici che obiettivamente si vede bene con dei bei colori. Ora il bilanciamento del bianco fa vedere un po' tutto sull'arancione, in realtà se tolgo il telefonino come vedete i colori ritornano sull'azzurrino, quindi la colorazione viene un pochettino alterata. Allora poi abbiamo anche un comparto fotografico che come vi dicevo non è di chissà quale qualità, infatti la fotocamera frontale è da soli 5 megapixel e invece la fotocamera principale è da 13 megapixel, quindi diciamo siamo tornati un po' indietro nel tempo e abbiamo delle prestazioni un po' bassine. Però ripeto, come telefono per essere utilizzato in cantiere, se stiamo facendo un impianto, stiamo svolgendo un lavoro, vogliamo fotografare i vari progressi per poi poter ricontinuare dallo stesso punto eccetera, o dobbiamo disassemblare qualcosa, vogliamo fotografare i vari componenti per poi riassemblarli allo stesso modo, allora un telefonino di questo tipo anche con 13 megapixel ci dà la possibilità di fotografarli con una risoluzione adeguata per lo scopo. Ovviamente si può portare anche a mare essendo impermeabile, in piscina si può utilizzare come telefono impermeabile in generale. Anche la CPU come vedete è un MTK 6761 quad core e la batteria vi dicevo 15.000 mAh. Sono riportate anche le caratteristiche di cui abbiamo parlato, della fotocamera, della memoria eccetera eccetera. Ovviamente anche GPS, wifi, bluetooth, insomma tutto ciò che c'è negli telefonini di ultima generazione. Guardiamo però cosa ci dice riguardo alla batteria per quanto riguarda l'autonomia. Quindi in stand by addirittura 1200 ore, ascoltando della musica possiamo utilizzarlo per 55 ore, guardando dei video per 28 ore consecutive, invece con le chiamate 74 ore. In basso ci sono delle immagini che ci fanno vedere, come vi ho detto poco fa, i campi di impiego, quindi eventuali escursioni, scalate eccetera. Ovviamente non porteremo un telefonino che costa tantissimo, ma questo si presta benissimo. Se dovesse caderci e risultare irrecuperabile, piangeremmo con un occhio, come si dice, perché la perdita comunque non sarebbe elevatissima. In questa raffigurazione fanno alcune specifiche riguardo per esempio al materiale utilizzato, che è ispirato ai pneumatici delle automobili, il display che è antigraffio e che monta un Android 12 come sistema operativo. Ok, quindi a questo punto guardiamo per esempio come si comporta utilizzando YouTube. Quindi apriamo un video. Allora, come vedete ho fatto una ricerca, un po' lento nel mostrarci i risultati, però proviamo a riprodurre questa musica che dura 3 ore e 4 minuti e vediamo sia la velocità nella riproduzione che l'audio. Come vedete l'audio comunque è elevato, la velocità non tantissimo, ha perso un po' di tempo per andare a schermo intero.
Come vedete, se io tappo l'uscita dell'altoparlante, praticamente rimuovo il volume. E qua c'è questa sporgenza che evita che lo stesso altoparlante, una volta appoggiato su un ripiano, venga tappato dal piano stesso. Ora proviamo a mandare avanti, vediamo come recupera il buffering. Allora, stiamo andando velocissimi avanti, siamo arrivati a 300-400 secondi. Recupera immediatamente e vediamo, quindi portando avanti andiamo a 2 ore e 4 minuti. Recupera in modo veloce. Vediamo a questo punto di metterlo davvero sotto sforzo e vediamo come si comporta con il gioco di macchine. Questo è un gioco pesantuccio, quindi effettivamente potrebbe anche non riuscire a svolgere il suo compito. Ancora non l'ho provato con questo gioco, quindi sto facendo i primi test proprio davanti a voi. Vedete che anche per caricare il gioco sta perdendo un po' di tempo. Quindi vediamo il display nel frattempo, inclinandolo leggermente cambia il contrasto verso questo lato un po' più scuro, frontalmente si vede benissimo, da quest'altra parte cambia ulteriormente, pure visto da questo lato e anche da questo, vedete, cambia praticamente, diventa blu scuro. Però ripeto ragazzi, sono tutte caratteristiche che vi sto facendo vedere per mettere in evidenza quali sono i limiti e potervi aiutare nella scelta eventualmente dell'acquisto, consapevoli di quali sono le prestazioni. Adesso è pronto per giocare, quindi alziamo un po' il volume e iniziamo, facciamo una prova. Eh sì, va un minimo a scatti. Ok. Ok, per esempio, vedete, non è un telefonino ideale per questo tipo di gioco. Si riesce a giocare se si vuole passare un po' di tempo. No, no, dai. Effettivamente non è proprio indicato. Va bene, come prestazioni avete visto non è granché, volendo si riesce, ma ci si deve accontentare comunque, quindi non nasce per questo scopo, nasce come vi ho detto all'inizio per un utilizzo base, avendo la possibilità comunque di usufruire, nel caso si voglia, di questo tipo di prestazioni. E adesso, dopo aver parlato di prestazioni, parliamo anche di funzioni, quindi voglio farvi vedere come si utilizza questo telefonino come powerbank. Abbiamo questo particolare accessorio che viene dato in dotazione, che come vedete viene inserito nella presa USB che normalmente si usa per ricaricare questo telefono, e da questa parte invece c'è la presa USB normale di tipo A. Proviamo a ricaricare quindi un telefonino utilizzando questa batteria. Allora, usiamo un altro smartphone, collego i due telefoni fra di loro e come vedete quello va in ricarica. Adesso è ricaricato già al 100%, però come vedete gli arriva comunque l'impulso. Allora, proviamo anche con un'altra marca di telefonino, quindi questo è della Apple. Mettiamo il caricabatterie che è collegato al telefonino in questione e vediamo, ed è in carica, 84% di carica, e qua appare l'iconcina che il telefonino si sta ricaricando, quindi funziona perfettamente. Lo rimuovo, lo reinserisco e si sta caricando. Perfetto, funziona anche come powerbank. Quindi adesso guardiamo le funzioni fotografiche. Allora, abbiamo detto che abbiamo 13 megapixel, apriamo il comparto fotografico e proviamo a scattare una fotografia a qualcosa di dettagliato. Quindi prendiamo ad esempio questo contenitore di questa colla, che tra l'altro ha anche lo sfondo bianco, quindi dovrebbe mettere ancora più in difficoltà. Abbiamo detto 13 megapixel, facciamo una foto, ovviamente anche zoomando avremmo semplicemente uno zoom digitale, quindi andremmo a compromettere un pochettino di più la qualità della fotografia, però proviamo anche con un 2x e vediamo come si vede. Queste sono le foto fatte da vicino. Ok, mi sono mosso ed è venuta male. Proviamo ora invece a portare lo zoom normalmente, facciamo una foto di fronte a noi. Ok, e adesso guardiamo i risultati. Allora, una fotografia scattata con questa qualità, scusatemi, apriamo direttamente l'album. Ho fatto anche qualche altra prova in realtà, vedete, anche per aprire l'album perde un poco di tempo, non eseguire il backup. Ok, come vedete guardiamo la foto appena scattata
in questo caso è venuta un po' mossa, però se dobbiamo leggere ad esempio un'etichetta dove sono riportati dei dati tecnici per andare a comprare un prodotto per utilizzo in cantiere o per un ricordo normale, anche questa qualità, volendo, se voi vi accontentate, potrebbe andare bene. Quest'altra foto invece zoomata si vede un po' meglio, sempre un po' pixellata, però si vede meglio, si riesce a leggere praticamente tutto. Questa è l'ultima, che mi è venuta un poco meglio, perché in una mi sono mosso, però sempre la qualità lascia un poco a desiderare. E questa è la foto scattata ora di fronte a me. Se vedete i dettagli, anche in questo caso non si vedono bene, abbiamo dei bassi dettagli, c'è un minimo di mosso, però se questi fossero dei componenti in un cantiere o qualcosa che devo fotografare perché ho bisogno di ricordarmi semplicemente la posizione di alcuni oggetti, eccetera, allora anche con una fotografia di questo tipo riesco senza alcun problema. Si leggono anche le scritte, come vedete, anche se è lontano, in realtà nelle miniature è piccolissimo, però riusciamo a leggere eventualmente etichette, misure, eccetera, eccetera, quindi può andare bene per questo tipo di utilizzo. Se invece vogliamo utilizzarlo per fare delle fotografie serali, in quel caso è ancora più difficile. Guardate questa foto di mio figlio, ci sono tutti i pixel, un pochettino di aberrazione cromatica, i capelli non si distinguono assolutamente, anche il contorno del viso è tutto pixelato, quindi come fotografie insomma sicuramente non vengono bene e la qualità lascia tanto a desiderare per quanto riguarda le fotografie serali. Lo stesso per i video, però ripeto, per fotografie vi sto facendo vedere queste in interno perché la fotografia in interno ci fa rendere conto ancora meglio rispetto a una luce solare di quale sia la qualità. Comunque metterò in sovraimpressione pure qualche fotografia scattata durante il giorno per farvi vedere la differenza fra la luce naturale e la luce artificiale. E allora ragazzi, quindi come avete visto un telefonino che costa poco, che non ha delle prestazioni da urlo, ma che ci dà la possibilità di avere un telefonino che duri tanto come autonomia di batteria, ma che duri anche nel tempo perché è robusto, resistente, impermeabile, eccetera. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se ritenete che le prestazioni che vi ho fatto vedere, che come avete visto non sono elevate, ma sono sufficienti per essere utilizzato, ripeto, in cantiere, eccetera, e allora se pensate che queste prestazioni possono andarvi bene, se pensate che la funzione di powerbank, che già di per sé avrebbe un costo molto vicino e simile a questo di qua, praticamente consideratelo un grande powerbank che può fare anche le foto, che vi permette pure di navigare, e allora in quel caso acquistatelo sfruttando, se mi riesce, anche il codice di sconto che metterò giù nel primo commento e nella descrizione. Comunque il link lo troverete sicuramente. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video, cliccate sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!